Aggiornamento di calciomercato Inter in questo lunedì che apre l'ultima settimana senza campionato. E allora a che punto siamo con la costruzione della rosa della nuova Inter? Che cosa soprattutto dovrà succedere nel giro delle prossime ore per il mercato dell'Inter? Facciamo un bel punto della situazione tutti insieme in questo nostro format che, come facciamo sempre ogni lunedì, serve soprattutto per rimettere ordine tra tutte le cose che sono emerse, tutte le cose che stanno succedendo e ci voglio aggiungere dentro alcune opinioni su alcune polemiche di queste ore. Ben ritrovati e ben ritrovate prima però, amiche ed amici passioni interisti. In questo nuovo episodio di oggi, subito un bel mi piace per sostenerci e se non lo avete ancora fatto, iscrizione al canale. Mi raccomando, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete i nostri contenuti e continuate a far crescere il nostro canale. Andiamo dritti alle notizie, non perdiamo tempo perché proprio nel momento in cui sto registrando si stanno di fatto completando due operazioni molto importanti in entrata per l'Inter. La prima è quella relativa al centrocampista Lazar Samardzic dell'Udinese che è in arrivo di fatto, ormai è quella di domani, martedì dovrebbe essere la giornata dello sbarco a Milano con le visite mediche di rito e quindi le firme sui contratti. Parallelamente però Jan Sommer invece le proprie visite mediche le ha già completate, quindi a brevissimo verrà annunciato ufficialmente l'ingaggio del nuovo portiere, lo svizzero che arriva dal Bayern Monaco, di cui abbiamo già avuto modo di parlare tantissimo, vi abbiamo portato dei contenuti di approfondimento su questo giocatore, che giocatore è, che portiere è, che cosa può portare all'Inter, eccetera. L'unico dettaglio che vi voglio aggiungere in questo contenuto di oggi sul portiere è che a quanto pare, secondo alcune indiscrezioni che stanno emergendo in questo momento, dovrebbe firmare un contratto di 3 anni, si parla, quindi fino al 2026, con un ingaggio, sempre in discrezioni, di circa 4 milioni di euro a stagione che beneficerà del decreto crescita, quindi uno sconto sulle tasse, diciamo così. Vedremo se queste notizie, se queste indiscrezioni saranno confermate. Sarebbe un'operazione, ecco, non propriamente low cost, visto che il portiere è un classe 88, vorrebbe dire però di fatto comunque puntare su di lui, secondo me, oggi come primo e poi farlo diventare il secondo portiere, considerando che comunque su un secondo portiere avresti dovuto spendere, anche prendendo uno più giovane come titolare o anche l'anno prossimo. Quindi è un investimento anche in ottica pluriennale, appunto. A proposito però di portiere più giovane che citavo, in queste ore ha fatto molto discutere soprattutto il caso Trubin, il portiere dello Shakhtar Donetsk che è stato a lungo corteggiato dall'Inter, alla fine però la sta spuntando il Benfica che sta per completare l'affare. Come sempre è stata ovviamente l'occasione per scatenare le discussioni, Inter beffata, eccetera, eccetera. Lo sappiamo molto bene, molti però secondo me stanno sottovalutando un dettaglio tutt'altro che banale, perché il Benfica dovrebbe acquistare Trubin in scadenza di contratto nel 2024 con lo Shakhtar Donetsk, quindi prendibile tra un anno a parametro zero, dovrebbe pagarlo 10 milioni di euro più dei bonus, ma soprattutto lasciando allo Shakhtar il 40% della futura rivendita del giocatore. Praticamente oggi lo comprano a 10 milioni più bonus, poi se lo rivenderanno e lo rivenderanno, il 40% della cifra andrà ancora allo Shakhtar Donetsk. Io su questo faccio alcune considerazioni. Punto primo, si tratta a tutti gli effetti di una comproprietà che non esisterebbe più, ma nei fatti questa è una comproprietà. Seconda considerazione, le società portoghesi comunque sono sempre molto, diciamo, all'avanguardia con delle soluzioni creative sul mercato, arrivano sempre un po' prima con le soluzioni creative lì e questa cosa delle percentuali sulla rivendita, secondo me in questo mercato soprattutto sta prendendo un po' la mano. Vedremo per quanto ancora sarà tutto così poco regolamentato. Terzo punto, oggi, ne abbiamo parlato molto anche nel gruppo Telegram di, Passione Inter. Molti tifosi dicevano: "Beh, però potevamo prenderlo noi, bastava comprarlo e poi, te lo tenevi, non lo rivendevi, quindi il 40% non lo dovevi dare allo Shakhtar". È un ragionamento che, con tutto il rispetto, secondo me fa un po' acqua da tutte le parti, perché tanto l'Inter aveva stabilito un budget per il colpo in porta e in particolare per Trubin non si voleva andare oltre i 10, forse massimo 15 milioni, visto che è in scadenza di contratto tra un anno. È una scelta. Lo Shakhtar ne ha chiesti 35, è scesa come minimo forse a 30 milioni e quella è la cifra che volevano incassare, quella è la cifra che comunque incasseranno, perché oggi trovare dei giocatori che resteranno nello stesso club per più di 2, 3, 4 anni mi sembra abbastanza raro, soprattutto nel Benfica, che è una squadra che vive proprio di player trading e che rivende molto spesso i propri calciatori.
anche il giocatore poi per me fa una scelta abbastanza comprensibile, perché il portiere titolare comunque che hanno in questo momento al Benfica non è molto forte per me, si va a giocare il posto e abbiamo visto poi che dal Benfica è facile in breve tempo fare il salto nei club più ricchi di Premier e non solo. E credo che anche lo Shakhtar avrà avuto delle garanzie abbastanza importanti per impostare l'affare in questo modo qua. Io sinceramente ritengo che Trubin sia un potenziale grande portiere, sarei stato ben felice di vederlo all'Inter, ma se anche lo avessi preso, valorizzato fino al livello di Onana, mettiamo che lo avresti portato a valere 50 milioni di euro, sono tanti per un portiere, lo abbiamo visto, il 40% poi eventualmente in caso di rivendita lo dovresti ridare allo Shakhtar, vuol dire che hai valutato più di 30 milioni di euro un portiere a cui tra un anno scade il contratto. Per carità, sono scelte, come diciamo sempre, però poi avrebbe voluto dire che a centrocampo, anziché investire su Samardzic, avresti preso Pereira, perché era in scadenza di contratto a parametro zero, anzi, di fatto Pereira l'Inter lo ha trattato a lungo e poi lo ha lasciato un po' andare, ve lo racconto da settimane, perché? Perché ha cambiato i piani e ha fatto Sommer più Samardzic che è in arrivo, anziché Vicario o Trubin più Pereira. Messa in questa prospettiva, secondo me, la cosa diventa diversa e più comprensibile, perché se guardi sempre il grande disegno, come dico sempre. Soprattutto se consideriamo che poi la strategia del player trading andrà utilizzata anche nei prossimi anni e, se Trubin lo prendi e ti piazzi un paletto così importante, i giocatori con cui poterlo fare poi diventano sempre meno. Detto questo, ora la questione portiere è stata sistemata, quindi con il primo, molto importante, e credo che Sommer non avrà bisogno di troppi scossoni per adattarsi subito, ma forse si poteva fare anche un po' prima. Va trovata comunque adesso una soluzione per il secondo, perché del brasiliano Bento, dell'Atletico Paranaense abbiamo già parlato, ma è una pista difficile per il momento. Per me, come dico da tempo, una soluzione che potrebbe alla fine accontentare un po' tutti è quella dello scambio di prestiti tra Inter e Sampdoria, con Audero che per la B costa troppo, quindi in prestito all'Inter, e Filip Stankovic che va a giocare e continua a crescere in Liguria. Altrimenti ho letto di qualcosa con lo Spezia, con Drongowski, che lo stesso potrebbe impostarsi qualcosa, considerando che poi l'Inter fa diversi affari con lo Spezia, oppure davvero ti tieni Filip Stankovic che ha fatto vedere delle cose molto interessanti. Penso che tra qualche giorno avremo il quadro definitivo su questo, prima però due priorità importanti. L'attaccante innanzitutto, e penso che su questo siamo tutti d'accordo. Ribadisco che per me molti stanno continuando a sottovalutare Thuram con Lautaro innanzitutto. Di sicuro però un attaccante ora serve, possibilmente in tempi brevi, e come vi dico da giorni anche qui, la dirigenza ha sempre avuto come priorità, o almeno da quello che è trapelato, la priorità di puntare su Balogan dell'Arsenal, pur valutando alcune opportunità che si sono presentate come Scamacca. In diretta alle 19:30 poi faremo un approfondimento su questo tema e ci torniamo. Qui ci limitiamo alle notizie e al momento è previsto un nuovo contatto con gli intermediari che stanno portando avanti la trattativa. Balogan è stato escluso dall'Arsenal anche nell'ultima partita, la Supercoppa d'Inghilterra, il Community Shield che l'Arsenal ha vinto contro il Manchester City, e la volontà del giocatore si è abbastanza capita di voler vestire il nerazzurro, nonostante l'interesse di altre società che si stanno muovendo anche in Francia e non solo. L'Arsenal una certa esigenza comunque di vendere qualche giocatore, tra cui lo stesso Balogan, ce l'ha, e quindi diciamo che delle sensazioni sul fatto che possa abbassare le pretese iniziali ci sono. L'Inter però dovrebbe fare in queste ore un rilancio, e attenzione qui ad una cosa che mi mette un pochino in allarme, nel senso che la Gazzetta dello Sport scrive oggi che si potrebbero superare i 30 milioni, arrivare ai 35 con i bonus, e in più sempre la Gazzetta parla di una ampia percentuale sulla rivendita. E certo che se diventa una ampia percentuale sulla rivendita, come per Trubin, il discorso è un po' quello, comincia a diventare un investimento non da poco anche questo. Detto che comunque per un attaccante in linea di massima c'è maggiore possibilità, diciamo, di far lievitare il prezzo. Basta vedere Højlund che con 9 gol in Serie A è partito a delle cifre impressionanti, Balogan in Francia ne ha segnati 21, se anche dovesse farne la metà in Italia
comunque si valorizzerebbe ulteriormente. Vedremo, a maggior ragione, secondo me poi diventerà però importante cercare di piazzare Correa nel caso in cui si andrà all'affondo e si riuscirà a prendere Balogan, e cercare di completare il reparto con un altro elemento più funzionale anche dell'argentino. Di sicuro però questo non succederà questa settimana. Attenzione invece all'altra priorità, perché purtroppo poco fa abbiamo saputo dell'infortunio di Acerbi, un risentimento muscolare. Non sappiamo bene al momento l'entità, però diciamo che riguardando il polpaccio in preparazione, una zona un po' scomoda, almeno la prima giornata ad oggi sembra in dubbio per Acerbi. Quindi con Darmian a destra, De Vrij centrale, Bastoni a sinistra, hai solo Bissac di fatto dietro come prima alternativa, e è ovvio che quindi anche sul difensore serve accelerare ora in questo momento, anche se per me l'attaccante rimane prioritario perché darà un po' anche la dimensione delle ambizioni stagionali. C'è chi ha ipotizzato che l'Inter possa trovare, possa o almeno provare, ecco, a fare un pacchetto completo con l'Arsenal puntando sia Balogan che Tomiyasu, un altro difensore che è in uscita dall'Arsenal, che conosce molto bene la Serie A, avendo già giocato a Bologna, e come caratteristiche tecniche secondo me sarebbe anche un braccetto molto interessante per la difesa dell'Inter a destra, visto che è un destro, magari ci faremo un approfondimento completo. Poi c'è sempre l'ipotesi De Miral che al momento rimane però più indietro, sullo sfondo c'è roba del Chelsea che però non è molto caldo. Quindi Sommer e Samardzic ormai di fatto in arrivo, aggiornamento in corso per Balogan e quindi l'attaccante e poi il difensore, il resto dipenderà ovviamente dalle eventuali uscite come Correa appunto. Mercoledì ci sarà un'altra amichevole contro il Salisburgo, la seguiremo in diretta alle 19 insieme sui nostri canali. Ci aspettano dei giorni molto molto caldi, quindi vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi lascio in descrizione anche un approfondimento da non perdere per chi ci ascolta in podcast, un aggiornamento che abbiamo realizzato nei giorni scorsi, lo trovate in descrizione. Per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare qui.